Salute a tutti! Leggiamo un passo della Bibbia dal libro di Daniele. Abitava in Babilonia un uomo chiamato Joachim, il quale aveva sposato una donna chiamata Susanna. Joachim era molto ricco e possedeva un giardino vicino casa. In quell'anno erano stati eletti giudici del popolo 2 anziani. Questi frequentavano la casa di Joachim e tutti quelli che avevano qualche lite da risolvere si recavano da loro. Quando il popolo se ne andava, Susanna era solita recarsi a passeggiare nel giardino. I 2 anziani furono presi da un'ardente passione per lei. Un giorno uno disse all'altro: «Andiamo pure a casa, è l'ora di desinare». E usciti se ne andarono. Ma tornati indietro si ritrovarono di nuovo insieme e, domandandosi a vicenda il motivo, confessarono la propria passione. Allora studiarono il momento opportuno di poterla sorprendere sola. Mentre aspettavano l'occasione favorevole, Susanna entrò nel giardino con 2 sole ancelle per fare il bagno. Appena partite le ancelle, i 2 anziani uscirono dal nascondiglio, corsero da lei e le dissero: «Noi bruciamo di passione per te, acconsenti e datti a noi. In caso contrario ti accuseremo. Diremo che un giovane era con te». Susanna piangendo esclamò: «Se cedo è la morte per me, se rifiuto non potrò scampare dalle vostre mani. Meglio però per me cadere innocente che peccare davanti al Signore». Anche 2 anziani gridarono contro di lei e uno di loro corse alle porte del giardino e le aprì. I servi di casa si precipitarono per vedere che cosa stava accadendo. Quando gli anziani ebbero fatto il loro racconto, i servi si sentirono molto confusi. Il giorno dopo tutto il popolo si adunò nella casa di Joachim e andarono là anche 2 anziani per condannare a morte Susanna. Dissero: «Mentre noi stavamo passeggiando nel giardino, è venuta con 2 ancelle, ha chiuso le porte e ha licenziato le ancelle. Quindi è entrato da lei un giovane che era nascosto e si è unito a lei. Ci siamo precipitati su di loro e li abbiamo sorpresi insieme. Non abbiamo potuto prendere il giovane perché, più forte di noi, ha aperto la porta ed è fuggito. La moltitudine prestò loro fede e la condannò a morte. Il Signore suscitò il Santo Spirito di un giovinetto chiamato Daniele, il quale si mise a gridare: «Io sono innocente del sangue di lei. Siete così stolti, israeliti? Avete condannato a morte una figlia di Israele senza indagare la verità. Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso. Separatevi bene l'uno dall'altro e io li giudicherò». Separati che furono, Daniele disse al primo: «Ora dunque, se tu hai visto costei, di sotto quale albero tu li hai visti stare insieme». Rispose: «Sotto un lentisco». Allontanato questo, fece venire l'altro e disse: «Dimmi dunque, sotto quale albero li hai trovati insieme?» Rispose: «Sotto un leccio». Allora tutta l'assemblea diede in grida di gioia e benedisse Dio che salva coloro che sperano in Lui. Poi, insorgendo contro i 2 anziani, ai quali Daniele aveva fatto confessare di aver deposto il falso, fece loro subire la medesima pena alla quale volevano assoggettare il prossimo e, applicando la legge di Mosè, li fece morire. In quei giorni fu salvato il sangue innocente. Ecco, io ho letto questo passo della Bibbia, un po' lunghetto, ma secondo me ne valeva la pena, perché già 2500 anni fa questo Daniele aveva insegnato il modo di affrontare il caso in cui più persone che potrebbero avere dei motivi per farlo accusano qualcuno. Il modo è quello di ascoltare le loro versioni separatamente e metterle a confronto. Cioè è chiaro che se più persone si mettono d'accordo potrebbero diciamo, dire le stesse cose, no? Però è difficile che ci si possa mettere d'accordo su tutto. Evidentemente il posto dove Susanna aveva consumato questo peccato, i 2 non l'avevano deciso, per cui si trovarono a mal partito e furono scoperti. Ecco, noi abbiamo il caso che stiamo trattando con questi video di Lotti e Pucci, che raccontarono la loro versione sul delitto degli scopeti, che avrebbero visto assieme. Noi abbiamo visto nel precedente video l'interrogatorio di Lotti,
Ecco, questo interrogatorio venne fatto con Lotti da solo e prima di lui era stato interrogato Pucci, sappiamo, per 3 volte, il 2 di gennaio, il 23 di gennaio e il 9 di febbraio, 2 giorni prima di Lotti. Per cui sembrerebbe che la lezione di Daniele fosse stata ascoltata, perché i magistrati, dopo aver ascoltato Pucci, ascoltarono Lotti. Però abbiamo visto che Lotti era molto molto reticente e il buon senso, a mio giudizio, avrebbe dovuto consigliare che gli fosse dato modo di superare questa sua reticenza, magari facendogli assaggiare la cella. Non ci sarebbe da stupirsi se fosse stato fatto, no? È stato fatto in tante altre occasioni. Insomma, era evidente che Lotti stava nascondendo qualcosa, per cui magari qualche giorno di carcere gli avrebbe fatto bene. E invece la decisione fu un'altra. La decisione sorprendente fu quella di effettuare un confronto immediato tra Lotti e Pucci, senza che si fosse perfezionata una versione di Lotti da confrontare con quella di Pucci. Prima però di passare a questo argomento vorrei fare una premessa. Dopo il video scorso ho ricevuto una protesta da parte dell'ispettore Lamperi che era presente alla verbalizzazione dell'interrogatorio di Lotti e che io avevo detto poteva essere stato lui, assieme al collega Venturini, ad accompagnare Lotti a mangiare un panino. Ecco, no, questo non è vero e leggo la sua comunicazione. L'indicazione del mio nome e di quello di Venturini nel verbale è per indicare la polizia giudiziaria che coadiuva i verbalizzanti, 4 PM, nel compimento dell'atto. Nella pratica uno scrive e il collega si occupa di porgere carte e documenti ai presenti e anche ad assicurare la sicurezza in caso di improvvisi comportamenti pericolosi che dovesse assumere la persona verbalizzata. Ricordo che in quell'interrogatorio c'erano 4 PM, Vigna, Flery, Canessa e Crini, poi Crini se ne andò a un certo punto, e 4 poliziotti. C'erano Michele Giuttari, Fausto Vinci, il suo collaboratore, e poi c'erano l'ispettore Lamperi e il sovrintendente Alessandro Venturini, che erano i verbalizzanti. E qui dice appunto Lamperi che il loro compito era quello di scrivere e di passare le carte. Nella pratica, se io oppure Venturini avessimo inteso formulare domande al test, non lo avremmo fatto direttamente, ma avremmo scritto il quesito su un foglietto e lo avremmo presentato discretamente al dottor Canessa affinché valutasse il da farsi. Sicuramente Giuttari, anche lui della polizia giudiziaria presente, dirigente della squadra mobile, titolare in via primaria delle investigazioni della polizia, poteva rivolgere domande in maniera diretta. Per lo stesso motivo solo lui intratteneva rapporti con Lotti durante la pausa. Allora io ho fatto questa precisazione perché appunto quando Lotti venne accompagnato fuori a mangiarsi un panino avevo detto che potevano esserci andati assieme a lui, il verbale diceva due poliziotti c'erano andati, 2 ufficiali di polizia giudiziaria, potevano essere stati lui e Venturini. Lui dice di no, io comunque non avevo pensato a un indottrinamento di Lotti, come forse era un po' chi ha visto il video capisce che era un po' una cosa grottesca, no? Per dire che non era stato possibile. In ogni caso non furono Lamperi e Venturini ad accompagnare Lotti a mangiare, ma a questo punto direi che furono Giuttari e Vinci, perché c'erano solo loro, i poliziotti erano 4. Adesso andiamo a vedere cosa successe in questo confronto. Un confronto che venne organizzato subito dopo l'interrogatorio di Lotti. Poi vedremo che finito questo confronto ci sarà ancora un altro interrogatorio di Lotti. Abbiamo uno scarnissimo verbale, veramente scarno, di questo confronto. Leggiamolo. Ecco, ripeto che c'erano, i magistrati erano diventati 3, perché Crini se n'era andato, e c'erano i 4 poliziotti. Chiestogli se si conoscono, Pucci dice è Giancarlo e Lotti dice sì, è il Pucci. Invitato il Pucci a ripetere il racconto di quella notte, dice che si fermarono sulla strada che era di domenica e che andarono a vedere per curiosità. Sentirono 2 vociare, uno aveva la pistola e uno il coltello da cucina. E qui si comincia già a rimanere perplessi,
perché sembra proprio che la lezione di Daniele non sia stata tenuta in conto, perché chiedono subito a Pucci di raccontare quello che aveva già raccontato, di modo che a questo punto Lotti, che era stato molto reticente, non aveva detto niente praticamente, comincia a sapere quello che Pucci aveva detto. Lotti dice di non aver visto bene se uno aveva il coltello, mentre l'altro aveva la pistola. Il Pucci dice che furono minacciati di essere fatti fuori e gli toccò di andare via, e aggiunge che uno era Pacciani e quello col coltello gli sembrava il Mario Vanni. Pucci dice che avevano detto che dovevano andare dai carabinieri e che Lotti dice che non importava. Tutti e due dicono che erano molto impauriti e che non potevano stare lì a farsi ammazzare. Lotti chiede se erano con il 128 rosso e Pucci dice di sì e che erano stati a Firenze dalla Gabriella. A un certo punto Lotti ha detto che il Pucci si trovava in una posizione diversa dalla sua, dove si poteva vedere meglio, e il Pucci lo conferma. Poi i due parlano dell'Hotel Spagna e delle pensioni dove andavano con la Gabriella. E ora questo verbale così riassuntivo non dà giustizia a un evento così importante come questo confronto. Cioè, insomma, questo confronto tra Lotti e Pucci, io penso che più di tutti gli altri eventi potrebbe darci la chiave di lettura di quello che accadde, di queste confessioni da parte prima di Pucci, queste ammissioni poi da parte di Lotti e così via. Cioè, in questo confronto si dovrebbe capire quanto loro fossero stati indottrinati, quanto loro fossero sinceri, quanto loro si fossero messi d'accordo e compagnia bella. No, purtroppo però questo verbale non ci aiuta molto, perché non ci dà questa dinamica tra i due. Fortunatamente, un paio d'anni fa, 3 anni fa quando è uscito, non mi ricordo, 22 così, 20-22, questo libro, Mostro di Firenze, al di là di ogni ragionevole dubbio, di Paolo Cochi, ha pubblicato un documento interessante. Infatti nel verbale si legge: si dà atto che del presente atto viene effettuata registrazione mediante duplice bobina che si allega al verbale. Si procede quindi alla redazione del verbale riassuntivo, per cui dal verbale si capiva che c'era una registrazione audio, una bobina, una bobina di questi registratori geloso qui. Però di questa registrazione non si era saputo mai nulla. Fortunatamente, quando è uscito questo libro, ecco, è un libro, questo cominciamo a dire che è un libro che è molto interessante per tanta documentazione che contiene, è meno interessante per le considerazioni che fa l'autore, tipo quella su Signa, dove il delitto viene molto così grezzamente attribuito al mostro e non all'ambiente dei Mele. E poi anche la questione di Lotti, insomma la questione di Lotti è trattata veramente in modo superficiale secondo me, perché sì, si va a dimostrare che, ormai lo faccio questo discorso perché è un po' il problema generale, no, di chi si accosta a questa vicenda, cioè in questo libro si va a dimostrare che la verità, la ricostruzione processuale è una costruzione che non esiste, cioè è una costruzione assolutamente farlocca, fatta soltanto sulla base delle dichiarazioni di Lotti, che sono inverosimili, no? Però insomma che alla fine sia una ricostruzione farlocca si vede anche da sola, non è che ce ne sia tanto bisogno, mentre purtroppo non ci si domanda che cosa c'era dietro le dichiarazioni di Lotti, cioè si liquida la cosa un po' come fanno in tanti, così come le farneticazioni di un oligofrenico o di chi era stato così allettato dal piatto di minestra e una roba del genere. Comunque, torniamo all'argomento. L'argomento è quello del verbale, della trascrizione di questa registrazione che compare su questo libro, un documento importantissimo. Prima di leggerlo però, andremo a vedere, no? Andremo a leggere bene, cercando di capire le interazioni tra i due, per capire cosa c'era sotto. Vorrei fare una precisazione, cioè prima di questo verbale qui si dice una cosa inesatta, è una cosa abbastanza grave perché diciamo la parte documentativa del libro è la parte più importante. Qui si dice che il Lotti, sentito successivamente l'11 febbraio 96, la prende più da lontano, riferendosi all'interrogatorio precedente. Infatti,
Dice, infatti, nel suo primo interrogatorio del 15 dicembre aveva solo ammesso di essere passato la sera tardi a Scopeti e di aver notato la tenda e 2 persone. Quella domenica tornavo dal Galluzzo da solo ed ero stato a vedere un cinema. Ecco, qui è assolutamente sbagliato. Quel 15 dicembre, almeno dal verbale che ho io, non risulta assolutamente che Lotti avesse detto qualcosa riguardo la sua fermata a Scopeti. Giuttari non glielo chiese e lui non lo disse. Queste parole si riferiscono all'interrogatorio di quell'11 febbraio della mattina, per cui chi prende in mano questo libro e legge questo passo si ricordi che è un errore, cioè Lotti ammise la sua fermata a Scopeti soltanto la mattina dell'11 febbraio quando i magistrati glielo rimproverarono dicendo che l'aveva detto Pucci. Comunque andiamo a leggere il confronto tra i due, cercando di capire quale era lo stato d'animo, che cosa c'era sotto e così via. Lotti: sì, ci si conosce. Pucci: ah, voglia. Vigna: chi è questo qui? Ricordo che nel confronto c'era Vigna che faceva il moderatore, diciamo, no? Pucci: Giancarlo. Questo, rivolto a Lotti. Fernando Pucci, dice Lotti. Vigna: ah, parli a voce alta, allora mi racconti di quella sera. Pucci: quella sera quando ci dette indietro? Dice Vigna. Pucci: è vero, Vigna: dica. Allora, noi si vide due, no? Insomma, ci si fermò lì con la macchina a fare un bisogno, no? Vigna: vero? A pisciare, vero? Qui è sempre Pucci che parla, il colloquio è tra Pucci e Vigna. A questo punto però interviene Lotti. Lotti: ma mica proprio dentro, lì. E qui già si comincia a vedere che Lotti frena. Ecco, ricordiamoci che nell'interrogatorio precedente che Lotti aveva fatto, lui era stato reticente e i magistrati non gli avevano assolutamente rimproverato che Pucci aveva raccontato addirittura del delitto, no? Per cui Lotti qui, nel confronto con Pucci, ancora percorre quella strada, cioè percorre la strada sulla quale io presumo si fossero messi d'accordo, cioè secondo me loro si erano messi d'accordo su una fermata veloce. Loro si sarebbero fermati lì, sarebbero scesi per fare pipì, arrivano questi due a minacciarli e loro rimontano in macchina e se ne vanno via. Questa secondo me era la versione concordata tra i due. Quello che poi successe in seguito fu dovuto all'interazione tra Pucci e i suoi interlocutori e gli inquirenti. Andiamo avanti. Allora Lotti ha detto: ma mica proprio dentro lì. E Pucci: no, sulla strada s'eramo. Vigna: ah, noi s'eramo sulla strada, dice Pucci. Vigna: sì. Lotti: Pucci: e noi si andò a vedere per curiosità. Allora, qui come si vede il Pucci concorda sul fatto che erano sulla strada, però poi da ultimo dice, nell'ultima frase che ho letto, e noi si andò a vedere per curiosità, cioè Pucci va verso la versione che sarebbe nata, a mio giudizio, successivamente nel contraddittorio tra lui e i magistrati. Andiamo a rileggere riguardo questo argomento, riguardo diciamo l'entità della sosta lì a Scopeti, dal suo primo interrogatorio, quello con Giuttari. Era il 2 di gennaio del 96. Una volta fermatici all'inizio della stradina che conduce nella piazzola, ricordo bene che notammo una macchina di colore chiaro ferma a pochi metri di distanza da una tenda e alla nostra vista due uomini che si trovavano a bordo di quell'auto scesero e si misero a vociare con atteggiamento minaccioso, tanto che subito andammo via. I due minacciarono di ucciderci qualora non fossimo andati via subito. Ecco, questa è la versione che risulta dal verbale del 2 gennaio, il primo interrogatorio di Pucci. In questa versione abbiamo detto che sul verbale non siamo sicuri bene se c'era tutto quello che fu detto, in ogni caso sicuramente non c'erano i nomi che potevano essere stati fatti da Pucci in quel frangente, sicuramente il nome di Pacciani, perché poi quando Pucci uscì il fratello lo portò a casa, al fratello disse, lo testimoniò al fratello in dibattimento, di aver sentito la voce di Pacciani e anche degli spari.
cosa che non risulta invece dal verbale congiuttari. In ogni caso la versione era questa, cioè quella di una fermata così veloce, questi che si erano fermati a far pipì e se ne erano tornati via. Questa cosa cambiò nel secondo interrogatorio, il 23 gennaio. Vediamo quello che dichiarò Pucci. Ci eravamo fermati per fare un bisogno, ma anche nell'intento di guardare qualche coppia che poteva essersi appartata in macchina nello spiazzo. Abbiamo lasciato la macchina sul bordo della strada e ci siamo avviati a piedi per il viottolo in salita. E qui è già un pochino diversa, no? Perché essendo andati anche per spiare la coppia, dice Pucci, e questi si avviarono per andare verso la tenda. Per cui le minacce dei due energumeni arrivarono un pochino dopo, cioè arrivarono quando loro erano già avanti. Cosa che invece sembra che Lotti non voglia confermare, dicendo che ci siamo fermati lì, Lotti dice, ma mica proprio dentro, lì, poi lo vediamo, no? Poi lo vediamo. Ecco, allora, come poteva essere nata questa seconda versione? Lì non è che furono i magistrati a mettere in bocca le cose a Pucci, no? Perché altrimenti gliel'avrebbero messa in bocca meglio, questo l'abbiamo visto. L'abbiamo già detto, perché anche in questa occasione Pucci, come aveva già fatto la prima volta, mise la macchina davanti alla tenda e non dietro. Potrebbe essere nata così, si vede un po' anche dal dibattimento, dal modo in cui Pucci si confrontò con il PM in dibattimento, cioè Pucci era uno che non è che lui di sua iniziativa raccontava, no? Lui doveva essere stimolato, magari diceva no, io quella cosa non la so, poi magari gli davano uno stimolo e lui prendeva la palla al balzo e confermava. E io penso che, posso immaginarmi come possono essere andate le cose, no? Lì magari i magistrati, non credendo a questa versione che loro si erano fermati un momento e se ne erano andati, gli avranno detto ma è sicuro Pucci? Non è che magari siete andati lì, volevate vedere la tenda e compagnia bella? E lui avrà detto sì è vero, sì, volevamo andare a vedere quei due lì. Allora cosa avete fatto? Allora siete andati un po' avanti. Sì, siamo andati un po' avanti. Cioè, la mia è un'immaginazione, però per far capire come potrebbe essere andato l'interrogatorio con un personaggio del genere, visto quello che successe, che sarebbe successo in dibattimento. Al terzo interrogatorio, che era avvenuto 2 giorni prima di quello che stiamo vedendo adesso, del confronto, Pucci era andato molto più avanti. E anche lì io penso che il meccanismo sarà sempre quello che ho detto prima, no? Però di questo interrogatorio ne parleremo più tardi. Torniamo al colloquio tra Lotti e Pucci, moderato da Vigna. Lotti, ma che giorno gli era? Domenica? Vigna, domenica. E qui Vigna, diciamo che non avrebbe dovuto dirlo lui che era domenica, ma Pucci, gli era di domenica, ti ricordi, no? Lotti, sì. E andiamo a vedere, per curiosità, ha visto. Vigna, sì, rivolta a Vigna, no? Gli avrà detto, siamo andati a vedere per curiosità. Cioè, Pucci continua a mantenersi su quella versione che ha dato nel secondo interrogatorio di andare a vedere questa tenda. Pucci si andò lì vicino, come si vede vicino. Vigna, e allora venne Pucci e si sentì 2 vociare. Va bene, io me ne ricordo, Lotti, sì. Pucci, uno gli aveva la pistola e quell'altro il coltello. Insomma, un coltello da cucina gli aveva, capito? Lotti, che all'interrogatorio precedente aveva dichiarato di non aver visto nulla praticamente, ma io non ho visto tanto bene se gli aveva il coltello o no. Lotti aveva detto che i 2 individui li aveva visti. Dopo una certa serie di reticenze, aveva detto che uno gli aveva visto in mano la pistola, ma sull'altro non aveva detto niente. Qui comincia a dire qualcosa. Secondo me, questo l'ho detto, i 2 si erano accordati per una sosta veloce, ma i 2 che si erano anche accordati per aver visto 2 che li avevano mandati via, cioè in sostanza Lotti quando fece questo accordo con Pucci cosa doveva soddisfare? Doveva soddisfare primo il fatto che la sua macchina era stata vista, per cui la sosta sotto la piazzola ci doveva essere. La seconda cosa che doveva soddisfare era il fatto che quella sera lì ufficialmente veniva collocato il delitto, per cui lui se si era fermato lì
non poteva dire di non aver visto niente, sì, poteva anche dirlo, però probabilmente lui pensava che non si sarebbero accontentati di questo, no? Per cui nel suo accordo con Pucci c'era il fatto che questi due energumeni erano arrivati e li avevano mandati via. Chiaramente, non so se i due se lo dissero, di dire se c'era, però chiaramente uno dei due non poteva che essere Pacciani, perché era Pacciani quello che era sotto processo per quel delitto lì, per cui direi che lì non ci sono dubbi. Però sul fatto che l'altro fosse Vanni, di dubbi ce ne sono molti. Ricordo che Lotti, nell'interrogatorio di poco prima, aveva dichiarato che le due persone erano di altezza un pochino diversa, stessa corporatura, e quello che aveva la pistola era quello più alto. La cosa applicata alla coppia Vanni-Pacciani non torna, no? Perché la pistola ce l'aveva Pacciani, che era più basso e più tarchiato. Comunque, secondo me, i due non si erano accordati sulla figura di Vanni, ma avremo altre prove andando avanti. Ritorniamo a leggere. E Lotti, appunto, ma io non ho visto tanto bene se gli aveva il coltello o no. Pucci, io sì, lo vidi. Sì, quella sì, dice Lotti. E quello con la pistola, capito? Dice Pucci. Ora, mentre loro vociavano, vi s'ammazza, va bene? Lotti, ma s'era a piedi noi. Pucci, noi si era a piedi, e attenzione, Lotti sta dicendo che si era a piedi, cioè erano scesi, lo dice anche Lotti che erano scesi, teniamone conto per un qualcosa che vedremo più avanti. Noi si era a piedi, conferma Pucci, si era di già sortiti dalla macchina, s'andò là, in là un pochino a vedere, no? S'andò. E Lotti, ma mica s'andette dentro là, cioè Lotti continua a rimanere aderente alla versione con la quale si era accordato con Pucci, cioè quella di essersi fermati lì e di essere usciti un attimo e poi essere subito andati via dopo le minacce. E qui è evidente, no? Cioè Pucci sta dicendo quello che lui aveva detto, cioè ci siamo avviati verso la tenda, e lui dice no, siamo rimasti lì. Pucci, no, dentro no, insomma. E qui si vede che Pucci di fronte si rende conto, si accorge che il suo amico lì questa parte non la vuole dire e magari pensa anche che, ripensando agli accordi, capisce anche perché, e anche lui frena un pochino. Ecco, qui si può cominciare a pensare che Vigna, che sapeva il fatto suo, comincia a rendersi conto del pericolo che magari anche Pucci possa tirarsi un pochino indietro, no? Come sta facendo Lotti, cioè invece di ottenere l'effetto che di smuovere Lotti con l'intervento di Pucci, potrebbe ottenere l'effetto contrario, cioè di far tornare indietro Pucci. Lo vedremo anche più avanti questo. Insomma, si andò un pochino per la stradina e basta. Lotti sì, appena lì. Pucci sì. Lotti e poi si vence via subito. Come si vede, Lotti rimane ancora lì, no? Un'altra cosa che forse vale la pena dire a questo punto, poi anche questo lo ripeteremo, chi vuole dare un giudizio su quello che sta avvenendo si deve chiedere, ma insomma, se i due erano stati preparati, e perché Lotti non conferma quello che Pucci gli sta dicendo? Come si vede, Lotti continua a essere reticente, no? Ma questo vale anche per il prima. Pucci sì, perché si sentì bociare, io penso che voglia dire vociare, cioè nel verbale c'è scritto bociare. Vi s'ammazza, ecco, lo sentì bene, capito? Uno gli aveva la pistola e quell'altro gli aveva un coltello da cucina. Lotti è abbastanza lungo, Lotti qui fa un po' la commediola, no? Come dire, insomma, dice qualcosa anche lui, è abbastanza lungo. Pucci, sì, un coltello lungo così l'era, e allora, che si fece noi? Dissi, bah, scappiamo. Lotti, a questo punto ci tocca andare via. Pucci, e ci tocca andare via a noi. Lotti noi. Insomma, qui vediamo ancora che Lotti sta tirando e Pucci gli sta andando un po' dietro, no? Quel suo racconto di essersi incamminati per la strada, per la tenda, e poi addirittura di aver visto il delitto, qui sembra che rischi di perdersi, no? Rischi di perdersi. Ma allora, qui il confronto era stato organizzato anche per conoscere questi benedetti nomi di questi due personaggi, cioè nell'interrogatorio precedente Vigna aveva fatto di tutto per farsi dire questi nomi da Lotti, ma Lotti non gliel'aveva voluti dire. In ogni modo, ripeto sempre, secondo me, perché se su Pacciani ci poteva essere un accordo, sull'altro non c'era stato accordo. Secondo me è per questo che
Lotti non gli voleva dire i nomi. A questo punto Vigna chiede: chi erano questi due? Pucci: a me mi sembrava uno il Pacciani e uno come si chiama? Il Vanni. E qui abbiamo una totale dimenticanza della lezione di Daniele, perché insomma questi nomi, almeno nel confronto, una volta che ci aveva davanti chi li aveva detti, si doveva pretendere che li dicesse Lotti. Insomma, se entrambi avevano visto gli stessi personaggi, personaggi che Lotti conosceva molto meglio di Pucci, a questo punto perché non fare dire i nomi a Lotti? Io penso che se voleva essere fatto questo tentativo per vedere se Lotti si smuoveva di fronte al fatto che non si smuoveva neanche così, doveva essere interrotto tutto, doveva essere preso Lotti e dirgli: Lotti, guarda, a questo punto te ne vai in gattabuia, quando ti deciderai a parlare facci un fischio. Io penso che le cose sarebbero dovute andare così, però ricordiamoci sempre qual era la posta in ballo. La posta era quella di ottenere in tempi brevi, cioè quello stesso giorno lì, per poterlo presentare la mattina dopo, un dossier che potesse, primo, consentire al GIP di dare l'autorizzazione all'arresto di Vanni, che avvenne proprio il giorno dopo. Secondo, di dare a Piero Toni, che era l'accusa al processo Pacciani, gli elementi per chiedere a Ferri di interrompere il processo, perché poi sappiamo che questo dossier conteneva questi verbali dei 4 testimoni algebrici senza i loro nomi, no? Per cui Ferri avrebbe dovuto interrompere il processo in attesa che i nomi venissero fuori, ma quella sappiamo che era una trappola nella quale Ferri cade. C'è anche un terzo motivo, un motivo che forse è ancora più importante, che si volevano raccogliere elementi per chiedere al Ministero dell'Interno il permesso di mettere Lotti sotto protezione. Perché naturalmente per chiedere una cosa del genere ci volevano le motivazioni, e vedremo che poi era anche questa la cosa importante, forse era la più importante di tutte. Comunque andiamo avanti. Abbiamo visto che alla fine questi nomi vengono fuori di fronte a Lotti, ma non li dice lui. Vigna: allora? Pucci: mi sembrava, ma sa. Lotti: io non l'ho visti per bene. E Lotti continua a dire che lui non l'ha visti per bene, ma questo a questo punto è anche comprensibile, perché l'aveva detto all'interrogatorio precedente, non è che adesso può dire sì, non li volevo dire perché, insomma, ammettendo di aver detto una bugia. No? E qui cerca di dire: io però non l'avevo visti per bene. Pucci: io tanto sicuro non ero nemmeno io, ma insomma, qui il rischio è che Pucci vada dietro a Lotti. Lotti: io non sono sicuro, se devo dire una cosa e poi la un ne. Lotti fa la sua commediola. Pucci: no. Lotti: Pucci: a me mi sembrava Mario quello lì. E Pucci l'aveva detto che era Vanni e continua a dirlo. No, a me mi sembrava Mario. Vigna: quello col curtello. Pucci: Lotti: e io non posso proprio, se sono loro, ma e se non sono sicuro? E Lotti va avanti con la sua commediola. Pucci: dato che gli era un po' di lume, di luna, vero? Lotti: non si vedeva tanto bene. Pucci: un pochino si vedeva, ma non tanto bene. Dice: bene, sì, è vero, Insomma, qui sembra che Pucci si renda conto che questo Vanni, che non era negli accordi, Lotti non era tanto contento che lui avesse fatto questo nome, no? Perché non lo sta ammettendo. E anche Pucci un minimo cerca di tirarsi indietro, e io penso con una certa paura da parte di Vigna. Ma a questo punto sembra quasi che Vigna voglia accontentarsi, no? In fin dei conti sono venuti fuori 2 nomi, li ha fatti Pucci. Lotti non l'ha smentito, cioè Lotti ha continuato a dire io non li ho visti bene, però non ha smentito, per cui diciamo che potrebbe anche essere un risultato che è soddisfacente, cioè i personaggi c'erano, Pucci ha detto chi erano, Lotti non ha smentito, per cui poteva anche andare bene così. E Vigna passa a un altro argomento. E perché non siete andati da Carabinieri? Domanda. Dice Pucci. Pucci sta dicendo quello che gli aveva detto Lotti.
Dice, sa andare da carabinieri, lui no, dice, tanto non importa di andare dai carabinieri, e allora io, insomma, Lotti ha detto, non importa andare dai carabinieri, e allora io non ci andai. Lotti, no, non importa, ma lì per lì. Pucci, lì per lì si era impauriti, ha capito? Lotti, si partì con la macchina senza pensarci nemmeno. Anche qui si vede che Lotti è sempre orientato alla sosta veloce. Cioè non a questo viaggio verso la tenda e poi con tutto quello che successe dopo. Cioè lui continua a rimanere su questa strada, che ripeto è quella che a mio giudizio era stata concordata. Pucci, dalla paura che sebbe si venne via noi, dopo con la macchina, ha capito? Ecco perché. Ora gli è presente lui, capito? Ora gli è presente lui, capito? Come dire, no? Cioè io vi ho raccontato delle cose, però quello che conta è quello che si dice adesso che c'è Lotti. E sembra che anche Pucci voglia un minimo tirarsi indietro. Perché dice che si stava lì a farsi ammazzare? Se no, noi la guardi, sapeva una paura, ma proprio di quelle. Io gli ho detto quella volta lì, non dormì nemmeno quella notte. Intanto Lotti aveva detto, io dalla paura. Lotti no, fra la paura forse non l'ho ben visto. E qui Lotti dice perché? Perché non ha riconosciuto i due? No, perché era impaurito. Dalla paura non l'ho nemmeno visto. Insomma, cerca quella scusa lì. Pucci, ecco. Lotti, quei due lì, quelli che ha visto lui, dice Vigna, rivolto naturalmente a Pucci. Cioè a Vigna portava che almeno Lotti non smentisse Pucci, quelli che ha visto lui, per essere sicuro che le persone che doveva accusare erano proprio Vanni e Pacciani, no? Questo è logico. Qui continuo un po' a fare un po' la stessa domanda, no? Ma qui si sta assistendo a una rappresentazione da parte di Lotti e Pucci che in qualche modo va spiegata, no? Cioè, chi mi ascolta cominci a chiedersi, ma questi due qui, perché stavano facendo questa rappresentazione? Abbiamo visto bene quello che succede, no? Che Lotti tende diciamo, a minimizzare, però non smentisce, cioè non dice che lui non c'era quella volta lì, non dice che non sono andati. E Pucci, se non c'erano mai andati lì, e perché sta facendo tutta questa storia? Gli era stato promesso qualcosa? Non lo so. Andiamo avanti. Vigna riprova ancora a cercare di stimolare Lotti, dicendo appunto a Pucci, quelli che ha visto lui, però rivolto a Lotti. Cioè, quelli che ha visto lui rivolto a Lotti. E Lotti risponde così, perché lui gli era dalla parte di là, forse li poteva vedere meglio, io ero dalla parte della guida. Pucci e quell'altro gli era di là. Lotti, no, io ero dalla parte della guida, sicché guardavo la strada. Pucci, sì, io ero dalla parte di qua. Lotti, non è che vidi proprio bene. Pucci, insomma, dalla parte di là, non della guida. Vedeva bene lei, dice Vigna a Pucci, però qui questi due stanno raccontando di aver visto in modo diverso perché Lotti era dalla parte della guida che siccome la macchina era rivolta verso San Casciano, la piazzola era a destra, Lotti a quel punto era a sinistra e vedeva meno bene di Pucci che era lì a destra. E questo è vero, no? Perché se Pucci poteva guardare dal finestrino verso la tenda, Lotti faceva un pochino più di fatica perché davanti a lui c'era Pucci. Però non dimentichiamo che anche lo stesso Lotti aveva dichiarato di essere sceso dalla macchina, no? Per cui questa storia non c'entrava niente. Allora, il fatto che Vigna dica vedeva bene lei rivolta a Pucci, Pucci io vedi bene, Lotti dalla parte destra, sinistra, ma insomma, cioè, a questo punto Vigna doveva contestare a questi due che questa storia di non veder bene perché erano in macchina non aveva senso, perché i due erano scesi, ma evidentemente in quel momento non interessava arrivare a quella che poteva essere una verità, no? Questo l'ho già detto, interessava arrivare al risultato che ho detto prima. Ma andiamo avanti, qui destra, sinistra, poi Pucci, bisogna essere proprio sicuri, ha capito? E allora, Vigna, Pucci, e allora in quei momenti lì noi, che voi, si è avuto una paura, ma che? Io la domandi a lui, che è vero o non è vero? Lotti, ma c'avevo il 128 e qui Lotti dice qualcosa e fa un po' il finto tonto, no? Insomma, ma c'avevo il 128 come se non sapesse
che aveva avuto il 128, no? Perché aveva detto forse all'interrogatorio precedente, non aveva detto la macchina, insomma voleva forse fare un po' il finto tonto. Pucci, sì, c'aveva il 128 proprio, Lotti, quello rosso sì, e si venne via. Come si vede anche Pucci comincia quasi quasi a stare sulla versione di Lotti, no? E si venne via, cioè qui il rischio è che come ho già detto, insomma, che nel rapporto tra i due si finisca più per andare dalla parte di Lotti che dalla parte di Pucci, e questo era un po' pericoloso. Vigna cercò di non proseguire su quella strada, secondo me, questo è quello che io posso immaginare, ma diciamo così, quel risultato del fatto che Lotti non avesse smentito quello che aveva detto Pucci era già buono, ma poi, come vedremo, c'è anche l'intento di andare oltre in una fase successiva, per cui poteva essere in questo momento più importante mettere, diciamo, a proprio agio Lotti. E allora, Vigna, in dove eri stati prima? Pucci, noi siamo stati a Firenze, si veniva da Firenze noi, però Vigna da chi? Pucci, da chi eravamo stati? Dalla cosa, sa, dalla Gabriella, no? Vigna, ah. Pucci, te ne ricordi? È rivolta a Lotti. Lotti, che quel giorno lì proprio... allora, sappiamo che Pucci aveva dichiarato di essere stato, l'aveva dichiarato la volta dopo, non subito al primo interrogatorio, di essere stato a Firenze dalla Ghiribelli. E anche questo, secondo me, non faceva parte dell'accordo con Lotti. Cioè, per quanto ne sapeva Lotti, la sua macchina era stata vista sotto la piazzola per tutto il pomeriggio. Cioè, Lotti aveva visto, a parte che sarà passato chissà quanta gente, no? Ma aveva visto quelli che erano entrati dentro dentro il cancello, insomma, sapeva che il rischio di essere stato vista la sua macchina anche il pomeriggio, era grosso quando si era messo d'accordo con Pucci. Lui sapeva, l'aveva detto la Ghiribelli che l'aveva visto la sera, però presumibilmente l'avevamo visto anche il pomeriggio e lui si era preparato a questo, secondo me, si era preparato ad avere questo tipo di contestazione. E invece Pucci aveva raccontato che erano andati a Firenze e la sua versione era stata presa per buona, evidentemente, e in questo momento Lotti la sente per la prima volta. E dice infatti che quel giorno lì proprio, come dire, ma chi lo sa? Pucci, sì, s'eramo quella sera lì. Lotti nell'85. Pucci quella sera lì. Lotti di domenica. Pucci di domenica. Vigna, bene. Pucci preciso, proprio di domenica. Così Lotti viene a sapere che Pucci ha dichiarato che quel pomeriggio sono andati a Firenze dalla Ghiribelli, cosa che lui sapeva benissimo che non era vera. Ma ormai a questo punto io credo che Vigna avesse capito che strizza più di tanto non poteva sortire, no? da questo confronto, anzi c'era il rischio che invece di andare avanti, invece di migliorarsi peggiora, avrebbe detto mia nonna. Per cui cercò di tirare un po' i remi in barca, a mio giudizio. E infatti di lì in avanti il colloquio fu un colloquio così imperniato su quello che più che altro quello che volevano dire i due. E qui si parla della Gabriella. Lotti, ma lei dove stava? Pucci, lei andava lì, sul mercato centrale, lì. Lotti sul San Lorenzo. Lotti, l'ho detto, c'è scritto su, Pucci l'andava. Interviene Vigna. Siete stati anche alla pensione con la Gabriella. Hotel Spagna, dice Lotti. All'Hotel Spagna si andò, dice Pucci. Vigna, e poi a quale altra pensione? Sì, come si vede, no? Non è che a Vigna interessava granché questa storia, credo, insomma, ai fini dei suoi obiettivi, però così lascia parlare i due, insomma, li mette un po' a loro agio, più che altro Lotti. E poi a quale altra pensione? Pucci prima l'andava in via Fiume. Vigna, bravo. Come si vede, bravo. La Gabriella l'andava, dice Pucci. Lotti, siccome Pucci te ne insegna io, ti ricordi? Te lo insegna io. Perché la Ghiribelli gliel'aveva fatta conoscere, l'aveva dichiarato anche Lotti, gliel'aveva fatta conoscere Pucci.
Lotti, però io non ci sono andato quasi mai lì. Pucci, io sì, ci andavo in via Fiume. Lotti, fino a che poi quando la stava là, allora si andava là, cioè quando da via Fiume andò all'Hotel Spagna, allora ci andava anche Lotti. Pucci, sì, dopo, quando andava all'Hotel Spagna, ecco, ora me ne ricordo, ci si andava tutti e due. Vigna, Pucci, gliene insegna io, la glielo domandi. Lotti, sì, e c'era questa persona qui, e c'era sì, questo Roberto, e qui cominciano a parlare di Galli. Qui lasciamo perdere, no? Roberto c'è scritto, insomma gli aveva quel cognome lì, qui continuano a parlare di Galli, è inutile che lo stiamo a leggere, no? L'importante è che a un certo punto Vigna dice, Vigna va bene? Allora ora si fa il verbalino e così è libero, rivolto a Pucci, così è libero, perché a quel punto di Pucci non aveva più bisogno. Allora cominciamo a farci qualche domanda su quello che a questo punto sarebbe ancora potuto avvenire, ma insomma, da questo confronto cos'era uscito? Era uscito il fatto che Lotti aveva confermato, no, non aveva smentito, attenzione, non aveva smentito questa identificazione dei due personaggi, Pacciani e Vanni, non l'aveva smentito, ma non l'aveva detto, cioè non aveva detto no, non sono loro. Non aveva detto niente, continuava a dire che non li aveva riconosciuti. Allora ci si poteva accontentare di un risultato del genere? Io penso di no, non ci si doveva accontentare, cioè si doveva cercare di capire se effettivamente avevano visto Vanni e Pacciani, e anche Lotti lo doveva dire, e doveva raccontare anche tutto quello che aveva raccontato Pucci descrivendo il delitto, perché Pucci aveva detto molte cose descrivendo il delitto, no? Però questo non si fece, cioè si doveva prendere secondo me Lotti e metterlo via, cioè fargli passare qualche giorno a riflettere per vedere che se poi quando veniva reinterrogato confermasse quello che aveva detto Pucci, oppure come era successo nel caso di Daniele dicesse un'altra cosa. Allora si poteva cominciare a pensare che i due non avessero detto la verità. Ma, ripeto, non era questo quello che interessava. Ma infatti, cosa si fece? Qui è la cosa, cioè se fino adesso si poteva dire che la lezione di Daniele non era stata tenuta presente, o non era stata ricordata, o i due non la conoscevano, qui si può dire di qui in avanti che questa lezione venne violentata, assolutamente violentata. Cioè si fece proprio tutto il contrario di quello che aveva fatto Daniele. Pucci venne accompagnato fuori, si interrogò Lotti e leggiamo quello che si interrogò per la seconda volta quel giorno lì e leggiamo dal verbale quello che successe, un verbale sinteticissimo. Purtroppo di questo verbale che io credo non esiste un qualcosa di più esaustivo, cioè non venne registrato. Io ho chiesto alle mie fonti se ci fosse un documento più completo, ma l'unico documento presente, io ho visto anche questo documento con i nomi secretati, per cui è il documento che venne presentato sia al GIP che a Tony, per cui il verbale è questo. Come vi renderete conto è un verbale molto molto sintetico. Leggiamolo. Dopo il confronto viene data lettura a Lotti delle dichiarazioni rese da Pucci Fernando al PM il 9/2/96, dal punto in cui il Pucci inizia a riferire di quando si sono fermati con la macchina alla Bocco con lo stradello che porta alla piazzola, pagina 2 in fondo. E questa è la cosa incredibile, no? Questa è veramente la cosa incredibile. Cioè quello che non era stato detto nel confronto, cioè nel confronto semplicemente era stato detto che avevano visto questi due energumeni, Lotti non aveva detto chi erano, ma l'aveva detto Pucci, Lotti non aveva smentito, e per cui erano rimasti lì. Ma tutto quello che Pucci aveva detto poi sul delitto, e questo non era stato detto niente. Allora qual è la tecnica? Invece di farlo dire, ma se si voleva continuare anche il confronto, farlo lì al confronto, no? Stimolare Pucci a dirlo, chiedere a Lotti, ma è vero questo, no. Si preferì addirittura leggere quello che Pucci aveva dichiarato 2 giorni prima, il 9 di febbraio, di leggerlo a Lotti. Io penso che è una cosa come questa è una cosa assolutamente inaudita. Non lo so, è chiaro, no? Che lì
c'era quest'ansia di arrivare al risultato, se no io penso che un magistrato così capace come era Vigna non avrebbe fatto un errore del genere, se avesse voluto cercare la verità. Ma leggiamole queste dichiarazioni di Pucci del 9 febbraio, di 2 giorni prima. Le abbiamo già lette in un altro video, rileggiamole. Si fermò la macchina quasi all'abbocco con lo stradello che porta alla piazzola sul lato dello stradello in direzione San Casciano. Si scese piano piano, come si faceva sempre in questi casi. Vidi subito una tenda di colore sul grigio e accanto, poco discosto, un po' prima della tenda, una macchina di colore sul chiaro. La visibilità non era male perché c'era la luna crescente, quella buona perché nascano i funghi. Appena ci si avvicinò vedemmo 2 persone, tra la macchina che ho detto e la tenda. Una era più bassa e tarchiata e l'altra era più alta. Qui Pucci continua a ripetere il discorso della macchina davanti alla tenda, perché all'inizio, nei primi 2 interrogatori, da questa macchina aveva fatto uscire i 2 personaggi, per cui era la macchina loro. Poi ci sarà stata una contestazione, avevano detto ma è la macchina delle vittime? Io penso che Pucci sapesse che era di dietro, ma ormai aveva detto che era lì, alla fine quella macchina, in questa interazione perversa tra lui e i suoi interlocutori, quella macchina divenne la macchina delle vittime, quella davanti alla tenda. Una era più bassa e tarchiata e l'altra era più alta. Quello tarchiato aveva in mano una pistola, quello più alto aveva in mano un coltellone da cucina. Lotti aveva detto che delle due persone quella più alta aveva la pistola e qui scopre invece che Pucci aveva detto il contrario. Quello tarchiato ci vide e ci disse subito dietro: vi ammazzo, andate via. Lui si girò alle spalle e si scappò. Quando si fu tornati all'altezza della macchina io ero parecchio impaurito. Uno dei 2 mi parve il Vanni, anzi era sicuramente il Vanni. Quello tarchiato con la pistola lo riconobbi per il Pacciani. Ora che mi viene chiesto se io abbia visto anche qualche altra cosa per rimanere così spaventato, voglio dire, liberandomi di un peso, che ho assistito a tutta la scena e che ho visto sparare. E questo Lotti non lo sapeva, che Pucci aveva dichiarato queste cose, no, naturalmente. Non era certo negli accordi. La cosa è avvenuta così. Quando i 2 ci hanno minacciato, io volevo andare via, il Lotti però disse: andiamo a vedere come va a finire. Si aspettò qualche minuto e poi, senza farci vedere, piano piano si ritornò sul posto dalla parte della macchina. Per guardare cosa accadeva senza essere notati, girammo un po' tra le frasche per arrivare dal lato della macchina parcheggiata vicino alla tenda. Poco dopo vedemmo questa scena. Uno dei 2, quello più alto, cioè il Vanni, andò dietro la parte posteriore della tenda e con quel coltellaccio da cucina che aveva in mano tagliò il tessuto. Ricordo ancora il rumore che fece, come di tela strappata. Il gesto che io vidi mi sembrò come fatto dal basso verso l'alto. Insomma, a questo punto Lotti ha sentito questa versione di Pucci, vediamo cosa succede. Questo leggiamolo su questo verbale sinteticissimo. Il Lotti conferma che le 2 persone erano il Vanni e il Pacciani. A questo punto non l'aveva smentito al giro prima, in questo conferma, è già un passo in più, e aggiunge: io non ho visto il coltello in mano al Vanni, penso che il Pucci abbia potuto vederlo meglio perché era discosto da me dalla parte opposta, di là. Ora, sulle posizioni di Lotti e Pucci su questa piazzola ci sarà da fare un bel romanzo. Ci fu un sopralluogo qualche giorno dopo, mi sembra il 17, dove era presente anche Fleury, e Fleury perse la testa per capire dove era effettivamente Lotti, lì, mentre vedeva questo delitto, no? Un delitto che aveva raccontato Pucci e al quale Lotti si dovette, diciamo così, aggregare. Teniamo presente un fatto: quando si dice, no, che Lotti raccontò delle dinamiche balzane, che uno dice ma come? Perché ha raccontato quella cosa lì che non era vera? Se lui l'aveva visto, vabbè, questo bisogna tenere presente il fatto che quando Lotti raccontò queste dinamiche, lui si mise in una posizione che non era quella reale, cioè non era lui che aveva fatto il delitto, ma lui si mise in una posizione di palo che doveva essere anche lontano per dare un'occhiata alla strada o farsi vedere da chi poteva arrivare, no? Per cui non poteva raccontare le cose come di qualcuno che le aveva vissute, che le aveva fatte. Per cui c'è già questa di differenza, cioè chi fa quelle critiche è bene che ci pensi. Ma di più, nel caso degli Scopeti ci fu anche il fatto che Lotti dovette scontare il racconto di Pucci.
un racconto che era nato chissà come e non era certamente stato un racconto che lui aveva potuto elaborare adattandolo alla presenza di Vanni e Pacciani quando invece era stato lui. No? Vediamo come reagì. Allora, per quanto riguarda la posizione della tenda, già l'interrogatorio l'aveva detto che la tenda era davanti alla macchina, non era dietro la macchina, questo l'aveva già detto. Vediamo qui come reagisce a quello che invece aveva raccontato Pucci su questi altri due particolari, Pacciani che inseguiva sparando e Vanni che entrava dallo squarcio. Effettivamente, come dice il Pucci, dopo essere stati minacciati, eravamo tornati indietro e ci eravamo messi tra le frasche per vedere cosa succedeva. E qui insomma ha letto la versione di Pucci che erano tornati indietro, a questo punto lui la conferma. Chiestogli se anche egli possa dire di aver visto chi ha tagliato la tenda, dice: io ho visto uno dei due tagliare la tenda dal dietro, non so dire chi dei due. Sarà stato il Vanni, anche io come il Pucci ho sentito il rumore della tela strappata. Come si vede qui comincia già a dire che non vide se era il Vanni a tagliare la tenda, no? E non dirà nemmeno che era stato Vanni a entrare nella tenda da lì. Continua il verbale: ricevuta lettura del passo in cui il Pucci racconta di aver visto un uomo uscire dalla tenda e scappare verso il bosco e il Pacciani sparare contro di lui inseguendolo, dice. Ecco, vediamo cosa dice, no? Quando sente il racconto di Pucci inverosimile, sapeva benissimo lui che non era andata così, del ragazzo che scappava e Pacciani che lo inseguiva sparando. Leggiamo, prima di vedere le reazioni di Lotti, quello che aveva raccontato Pucci. A questo punto l'uomo uscì fuori dalla tenda, dalla parte anteriore, scappando verso il bosco, cioè dalla parte opposta della strada. L'altro, che aveva la pistola, cioè il Pacciani, gli sparò e gli andò dietro, mentre quello scappava, continuando a sparare. Ecco dove sicuramente Lotti non l'avrebbe detto questo. Nello stesso tempo il Vanni si introdusse nella tenda dal lato posteriore attraverso l'apertura che aveva praticato, e anche questo Lotti non l'avrebbe detto. Sentì delle grida di donna provenire da dentro la tenda. A quel punto, spaventatissimi, siamo andati via e non ricordo di aver visto altro. E allora vediamo dal verbale come avrebbe reagito Lotti a questo racconto, no? Che gli era stato letto. Io non ho visto cosa è avvenuto dopo che il giovane è andato verso il bosco, per cui si tiene lontano dal fatto che Pacciani avesse sparato al ragazzo mentre quello scappava. Non so cosa è avvenuto nel bosco. Io l'ho visto soltanto uscire dalla tenda e ho visto il Pacciani sparargli contro. Qui non si parla dell'ingresso nella tenda da parte del Vanni, ma insomma Lotti in quell'occasione non disse nulla. Siamo arrivati in fondo a questo interrogatorio, vediamo cosa succederà dopo. Cominciamo a leggere il libro di Giuttari, Il mostro. Il verbale si chiude, ma non l'attività dei magistrati che preparano le carte per la richiesta ai giudici del processo a Pacciani di ascoltare i nuovi testimoni e contemporaneamente quella al capo della polizia perché vengano applicate misure urgenti di protezione nei confronti di Lotti. Il procuratore scrive che Lotti ha reso informazioni assai rilevanti per la ricostruzione dei delitti e l'individuazione degli autori e che lo stesso dimora in zona prossima a quella dove abita Vanni, è solo costretto a vivere in una canonica con extracomunitari e ha manifestato preoccupazione per la propria incolumità. Quella sera stessa un poliziotto recapita la richiesta al Ministero dell'Interno. E insomma, allora, questo confronto e questo interrogatorio successivo di Lotti con la lettura del verbale di Pucci, che cosa aveva prodotto? Aveva prodotto il materiale sufficiente perché, come ho detto, venisse fatta la richiesta di arresto di Vanni, venisse presentato a Ferri questo dossier con questi testimoni, ma soprattutto venisse richiesto al Ministero dell'Interno di mettere Lotti sotto protezione. Ma perché Lotti a questo punto si decise di metterlo sotto protezione? Una storia che c'era rischio per lui dice per la sua incolumità, temeva per la sua incolumità, ma questa qui non ha senso, cioè chi poteva fare qualcosa contro Lotti? Vanni il giorno dopo sarebbe stato arrestato, sapevamo benissimo che sarebbe stato arrestato, per cui problemi non ce n'erano. Pacciani era in galera, è vero che l'appello poteva liberarlo, ma se anche avesse liberato Pacciani, a parte che Pacciani abitava a Mercatale, era lì con un esercito che lo controllava,
Pacciano aveva 71 anni, cioè era in condizioni pietose, di lì a poco sarebbe morto. Cosa poteva fare lui a Lotti? Cioè è chiaro, no, che non c'era nessun motivo di mettere Lotti sotto protezione perché era in pericolo, che è uno dei requisiti, che è il requisito, diciamo, fondamentale per mettere qualcuno sotto protezione. Naturalmente un primo requisito è che questo qualcuno abbia qualcosa da dire, perché altrimenti non si mette sotto protezione qualcuno se non ha qualcosa di importante da dire. E poi questo qualcuno che potrebbe essere in pericolo. Lotti, allora, qualcosa da dire, sembrava di più che ce l'avesse Pucci a dire il vero, no? Perché Lotti aveva detto poco. E poi pericolo per lui non ce n'era. Comunque su questa storia del servizio di protezione, nel prossimo video andremo a indagare. Io cercherò di capire qualcosa in più della legge, che credo che fosse una legge recente, dei primi anni 90, una legge sui pentiti. Cercheremo, magari mi farò anche raccontare qualcosa da una persona che ha vissuto queste vicende da vicino. E cercherò di capire un po' questa legge, dove avrebbe potuto portare Lotti e poi anche magari quello che da questa legge poteva sperare successivamente il suo avvocato. Questo potrebbe anche far capire perché a Lotti non fosse convenuto a un certo punto di buttare per aria al tavolo e dire io non c'entro niente, condannatemi per calunnia e chiudiamola qui. Lo vedremo comunque. Ma adesso direi che siamo arrivati alle domande classiche, quelle che io faccio in fondo a questi video, no? Le domande che io sono tutte imperniate su questa commedia che venne messa in atto da Lotti e Pucci. Una commedia alla quale avrebbe partecipato anche Vigna, perché la prima domanda è questa. Cioè, questa commedia tra Lotti e Pucci era stata preparata? Cioè, loro due erano stati così indottrinati per dirgli ragazzi, quando andate lì fate tutta questa storia che noi vi registriamo e compagnia bella, no? Io penso di no, perché se i due erano stati preparati a questo confronto, il confronto non si sarebbe svolto in questi termini, cioè non ci sarebbe stata questa reticenza da parte di Lotti, che non ci sarebbe stata nemmeno al giro prima, quando era stato interrogato da solo. Cioè ritenere che davanti a questa commedia c'era stata una preparazione dei due personaggi è una cosa assurda. C'è l'altra possibilità che fossero loro due, che non so io per quale motivo si erano messi così a fare questa commedia e si erano divertiti, io non so, è possibile che ci sia questo scenario dietro questo discorso di Lotti e Pucci che parlavano? Io a questo punto penso che quel mio discorso che tendeva a trasformare lo scetticismo in negazionismo veramente comincia a essere applicabile a questo contesto, no? Cioè qui ritenere che i due fossero assolutamente estranei alla vicenda, io penso che sia veramente negazionismo. Cioè io mi stupisco che un autore come Cochi, che ha scritto questo librone e che ha messo lì questo documento, non l'abbia letto, o se l'ha letto non abbia pensato, ma questi due, cioè è possibile che non avessero niente a che fare col delitto? Cioè io non ci credo che uno leggendo questa cosa non si possa porre il dubbio, no? Allora deve dare una spiegazione diversa se vuole escludere quella. E io a questo punto mi rivolgo agli studiosi seri, cioè che magari non hanno nemmeno degli interessi da difendere, perché qui c'è anche questo, no? Ci sono così personaggi che sono da tanti anni su questa vicenda, hanno fatto istanze, hanno fatto video, hanno scritto libri, hanno fatto quello che volete e che dovendo prendere atto di cose del genere possono avere qualche remora, perché diciamo così ci rimettono, ecco, mettiamoci in quest'ottica, ci rimettono. Pensare che i soliti superficialoni, quelli che scrivono e che io banno continuamente perché non ho tempo da perdere con questa gente, che si entusiasmano per le nuove frontiere della mostrologia e queste cose qui neanche le guardano, no? Sono troppo noiose. Uno dice, ma come va a vedere il confronto Lotti e Pucci? Erano due cretini, cosa vuoi che si siano detti? Insomma, però si fa un po' troppo facile. No, io mi rivolgo agli studiosi seri. Cioè questa proposta che io faccio di scenario Lotti Mostro di Firenze cioè, non ha soltanto la pezza d'appoggio
della piazzola di Vicchio che è stata visitata da Lotti, di Lotti che ha stazionato sotto la piazzola di Scopeti per l'intero pomeriggio e poi anche la sera, ma anche questi elementi qua. Cioè le dichiarazioni di Lotti, le dichiarazioni di Pucci, se non si vogliono spiegare in termini di colpevolezza di Lotti, devono essere spiegate in altro modo. Cioè non si può dire come appunto si fa in questo libro, dove si vanno a mettere a confronto varie versioni e poi si dice una volta hai detto una cosa, una volta hai detto un'altra, tutte scemenze. Sì, ma senza chiedersi perché. Perché sono state dette?